Sono Maverick Viñales e per me la parola coraggio significa fare quello che devi fare anche se hai paura. La mia passione per la moto nasce dalla famiglia. Tutta la famiglia è sempre stata un'appassionata di andare in moto, soprattutto più che professionale, proprio un hobby, come andare un weekend a fare motocross. Quindi andavamo tutti da quando eravamo bambini e così ha nasciuto questa passione e piano piano è diventato più una professione. Allora felice di diventare così perché è quello che sempre ho voglia di fare, è quello che mi fa felice. Allora alla fine diventare quello che sempre hai pensato o sognato è sempre bellissimo. In un ragazzino così giovane alla fine vincere tutte quelle gare, tutti quei campionati, l'unica cosa che mi faceva capire era che potevo diventare veramente un pilota della MotoGP. Allora per me tutti quei trofei mi faceva sentire che già era più vicino, no? a fare il passo al motomondiale, quindi per me era tutto un divertimento fino a che ho cominciato il motomondiale, che dopo è diventato già una propria carriera. Questo terzo posto nel motomondiale 2011 con la 125 è stato veramente puro divertimento, perché io ero abituato solo a stare soprattutto in competizioni in Spagna. Era la prima volta che andavo un po' dappertutto al mondo, quindi è stato veramente incredibile. Soprattutto la novità, no? Di andare in America, di andare a altri paesi. Dopo vedere anche i miei idoli, no? Valentino, Dani, è stato veramente incredibile. E più che altro dopo la competizione, no? Abbiamo vinto qualche gara, abbiamo finito terzi nel mondiale, quindi è stato un anno bellissimo dove ho imparato tanto da ben piccolo. Il 2012 è stato un anno particolare più che altro. Abbiamo cominciato l'anno molto bene, abbiamo vinto tante gare, ma dopo hanno successo qualche casino sul team che ci hanno portato via l'opportunità di vincere il mondiale. No? Quando sei un ragazzino e vedi che alla fine il tuo sogno è vincere un mondiale, non lo puoi fare, è normale, ti incazzi, no? Alla fine è chiaro. Sempre si può fare tutto meglio, no? Però quell'anno lì abbiamo deciso quello e abbiamo preso un'altra strada. L'affidamento di un team è importantissimo, penso che su un pilota è tutto, no? Perché non puoi avere tutto sotto controllo, quindi devi avere la confidenza giusta per lasciare, no? Anche qualche cosa in mano degli altri, no? Allora è molto importante avere un team che c'hai una confidenza estrema e soprattutto che sai che hanno la capacità, quindi è molto importante avere un team completo e soprattutto che te lo senti che è molto competitivo. Il mondiale dal 2013 è stato uno degli anni più belli, soprattutto sopra la moto, no? È stato un anno che ho fatto tanti podium, ho soprattutto lottato per ogni gara per fare la vittoria e dopo abbiamo vinto l'ultima gara, che quella era la decisiva per fare il mondiale, no? Allora vincere un mondiale all'ultimo giro, all'ultimo momento è stato incredibile, è stata un'emozione unica, direi. Sì, in comparazione con la vittoria quella di Le Mans è chiaro che la prima vittoria è sempre incredibile, no? Ricordo che non me lo credevo fino a che hanno successo 2 o 3 giorni, non lo realizzavo, no? Che avevo vinto una gara del mondiale, però con il mondiale mi è successo un po' lo stesso, no? I primi giorni sembrava un sogno, ma dopo è diventato realtà. Devo dire che alla fine sono una persona che lavora bene quando c'ha la pressione, no? Tante volte preferisco avere la pressione che no, perché toglio il meglio di me quando la situazione è così difficile. Allora sempre mi è piaciuto, no? Avere un po' di pressione, avere un po' di quell'aspettativa che sempre a me mi ha fatto lavorare meglio e è stato sempre come benzina, no? Per il mio corpo.
L'entrata in Suzuki me la ricordo veramente un altro sogno fatto realtà, no? Perché per me andare in MotoGP era incredibile e mi ricordo la prima gara che ho fatto ero molto nervoso. Mi sono anche dimenticato il launch star, incredibile, ero molto nervoso, no? Non lo so, ho sempre avuto come i miei idoli, no? Che era Valentino, anche degli altri, no? Come Pedrosa o Lorenzo, e in quella gara lì ero contro tutti. Allora è stato veramente bella, no? E per me è stato molto motivante, no? Perché da quel giorno lì ho sempre avuto la motivazione di vincerli e alla fine sono riuscito in qualche anno dopo, quindi è stata un'emozione molto bella e soprattutto ho imparato tanto. Dopo è chiaro, abbiamo cominciato il 2015 che la moto era molto indietro, no? In comparazione con gli altri. Però piano piano abbiamo costruito una bella moto e dopo, quando abbiamo fatto il cambio al 2016, che abbiamo potuto cambiare il motore, tutti i telai, no? La moto era veramente competitiva. Allora piano piano già abbiamo fatto il nostro posto, abbiamo vinto una gara, ma secondo me si poteva vincere un po' di più se io avrei avuto l'esperienza che ho adesso. Però non lo so, abbiamo fatto un rapporto molto bello, soprattutto con Davide e anche con il tecnico che aveva in questo momento, che era Manu, e ci abbiamo portato dei risultati molto, molto vincenti e soprattutto stavamo guidando bene e sfruttando tutto il momento. Sì, quando ho fatto il cambiamento non è stato facile, perché avevo un rapporto molto bello con il team e io vedevo che Suzuki stava crescendo troppo, ma non potevo dire di no a Yamaha, no? Era la moto vincente e soprattutto in quel momento lì il livello di Yamaha era molto alto, quindi era difficile dire di no a un'opportunità così, no? Magari se non l'avrei preso adesso direi dovevo prenderla, no? Allora l'ho preso e dopo il primo anno è stato bellissimo perché avevamo vinto tante gare e abbiamo fatto un bel anno, però comunque ti dico, la dedizione l'ho presa di più per il livello che c'aveva in quel momento la moto. Per ripartire alla fine io ho pensato sempre lo stesso, no? La mia passione è andare in moto, no? È quello che mi fa felice. È chiaro che mi fa più felice se sto guidando una MotoGP che se sto guidando una moto di strada o se sto guidando una moto di motocross, perché alla fine avere l'opportunità di guidare una MotoGP ce l'hanno in pochi e non ce l'hai tanto tempo, allora è una sensazione molto bella. Aver entrato in Aprilia mi ha dato quella motivazione lì, no? Soprattutto perché vedo che la gente è molto efficace, sta sempre molto motivata e segue un po' i miei valori, quindi quello mi fa stare molto felice, soprattutto quello è tutto benzina che ti dà al corpo per continuare, no? Penso che l'anno scorso, il mio primo anno in Aprilia, mi ha dato a imparare tanto, soprattutto dall'azienda, no? Delle persone italiane anche. Ho imparato le caratteristiche, ho imparato soprattutto un po' come lavora questa azienda e dopo quello per me è stato rinascere, no? È stato veramente volere a avere la passione per il MotoGP, che è importante in questo lavoro. Non ho pensato mai a mollare, la verità mai a mollare. Sì che ho pensato qualche volta a dire basta, non c'è senso, no? Continuare a gareggiare così. Però sì che mai ho pensato a mollare, no? Ho sempre pensato a buscare il modo per mettermi a me stesso nella migliore posizione per togliere tutto il potenziale. Allora, dai, c'ho tanta voglia di quest'anno. Io vivo questo momento, è chiaro che è rischioso, no? Però ce ne hanno tanti altri lavori che sono più rischiosi che il nostro. E dopo è una passione che noi facciamo, è chiaro, no? Ogni lavoro sa il suo rischio. Noi abbiamo soprattutto come dirlo, abbiamo la fortuna, no? Che il nostro lavoro è ben ricompensato. E dopo è chiaro che facciamo delle gare, sono abbastanza gare, ma anche abbiamo tempo libero, no? Che devo allenarmi e devo fare delle cose, ma c'ho anche tempo per stare con la famiglia, che è molto importante. Per me diventare padre è un'emozione incredibile, è chiaro che c'hai una responsabilità molto grande, ma è una sensazione unica al mondo.
e la responsabilità cambia abbastanza. Già non fai il tuo giorno disegnato per te, lo fai disegnato per una bambina, no? E un po' per la famiglia. Però penso che quello è il bello della vita, no? Poter compaginare le due tue emozioni più grandi in uno stesso giorno, quindi per me è stato fantastico, la verità. Sono molto orgoglioso, no, della persona che sto diventando e soprattutto in base al futuro. Allora per me è molto, molto importante continuare così, continuare con questi valori che ce l'ho da che sono piccolo, non l'ho cambiato. Allora sono felice da essere come sono, no? Da essere ancora con tutta la gente, soprattutto con i miei amici da quando ero bambino, non ho cambiato nulla, no? Sempre ho provato a stare con i piedi in terra, che è molto importante, essere una persona semplice e felice.